Perché amo andare in moto? Ciao ragazzi, nessun video pippone, ma mentre registro devo dire che fuori piove e fa freddo. Quindi mi piace l'idea di condividere con voi le 10 principali ragioni per cui amo andare in moto. Ma prima di iniziare facciamo un passo indietro. Ho iniziato a percepire quel senso dell'esplorazione e della libertà quando avevo 11 anni. Ai tempi mio padre aveva un motorino 50 di nome Sogno, una sorta di predizione. Faccio fatica a recuperare una mia foto di quel periodo, ma rappresentava per me sicuramente un inizio di qualcosa. Era un monosella con una sella piuttosto grande, io mi sedevo davanti a mio padre e lui guidava. Mi faceva fare dei piccoli tratti e ogni volta provavo una grandissima emozione. A volte mi capitava anche di salire sulla moto da cross di mio zio, brevi giri insieme, ma emozioni enormi. Era una moto da cross appunto di fine anni 70, inizio anni 80, molto diversa da come lo conosciamo oggi e a me appariva davvero gigantesca. A 13 anni, con il benestare di mio padre, iniziai a percorrere i miei primi chilometri in Vespa, una pick-up 50S. Erano momenti di libertà incredibile, forse ancora più amplificati perché all'epoca non era previsto l'uso del casco. Era libertà per uscire la sera con gli amici e percorrere quelle meravigliose strade salentine, dove io vivevo, a ridosso del mare, tra vento e profumi di macchia mediterranea. Ma soprattutto c'era quell'incontenibile piacere e anche un po' di orgoglio di sentirsi già un po' più adulti. Perché sì, era un mezzo aperto, non era un'auto, forse molto ambita per un ragazzo, però era il mio mezzo. Era quello che mi permetteva di allontanarmi da casa, ampliare il mio raggio d'azione e di movimento. Andavo a scuola e parcheggiavo sotto gli occhi di amici e ragazze, facevo le prime escursioni con un piccolo carico per vivere le mie prime Pasquette. Insomma, per me adolescenza fa rima con Vespa, per altri è stato un califfo, un ciao, un sì. Ai tempi erano questi i mezzi e ogni volta le salite dovevi farle pregando, soprattutto se eri in due. Poi arrivò il tempo di una piccola elaborazione 75 che almeno mi dava un pochino più di spinta. Per me era la sintesi di tutto e senza accorgermene mi stava già forgiando, mi stava preparando a un futuro in cui la moto, qualche anno dopo, sarebbe entrata in maniera potente nella mia vita. Oltre a tutto questo non posso ignorare tantissime occasioni in cui, vivendo in una località turistica, arrivavano motociclisti tedeschi con le loro mega valigione e quell'aria da gente vissuta con tanti chilometri alle spalle. Quando non ero io ad accorgermi e a vederli, era mia madre a chiamarmi: Davide, Davide, guarda che moto è arrivata. Forse mia mamma non si rendeva conto che lei stessa stava coltivando la mia passione per quando sarei diventato adulto. Ehi amico, cosa aspetti a iscriverti al canale Wanderlust Let's Travel e a riattivare la campanella? E gratis e ne vedrai delle belle. Ti aspetto. Cagiva 125, Arizona, Honda XL, Cagiva Freccia, Yamaha XT, Suzuki Intruder, Aprilia Touareg. Erano questi i modelli che mi capitava di vedere circolare intorno a me. Avere un mezzo del genere in quegli anni e con le cilindrate consentite a un sedicenne significava tutto. Non avevi solo la moto generava tutto il resto. Poi iniziai a sognare guardando le Suzuki DR600, le XT600 Tenere e quella su cui ho sognato più di tutte, l'Africa Twin. Per me l'Africa Twin era la sintesi dell'avventura, della libertà, della virilità che un sedicenne o comunque uno non ancora diciottenne poteva immaginarsi e desiderare. Non posso infine dimenticare una di quelle pubblicità Cagiva Lucky Explorer del 1988. Un uomo sui 40, in viaggio solitario, si ferma a una stazione di servizio, parcheggia il mezzo, mentre intorno a lui ci sono sguardi affascinati di uomini e donne. Una donna non riesce a staccargli gli occhi di dosso, mentre l'attore, con giubbotto in pelle alla Top Gun, beve una cola e poi il claim in chiusura: Lucky Explorer ti dà il gusto della libertà. La campagna si componeva di 2 o 3 spot diversi, ma alla fine era sempre quel gusto della libertà che stuzzicava in noi maschietti irrequieti, qualcosa di forte e accendeva i motori del desiderio. Ma dopo questi racconti un po' personali, nei quali forse qualcuno di voi si riconoscerà, vorrei passare effettivamente a condividere con voi le 10 ragioni che mi fanno amare questa passione o che non l'hanno ancora fatta tramontare.
Perché se oggi ho 52 anni e questa scintilla si è accesa a 11, 12, direi che sono 40 anni che in modo diverso sbavo dietro alle moto, con qualcosa che nel tempo è maturato. La prima ragione per cui adoro andare in moto è il contatto con l'aria. In questi giorni fa freddo, sto registrando questo video a fine gennaio 2026, vi racconto una storia dell'altra sera. Rientravo in moto da lavoro 30 km per tornare a casa dalla città alla campagna milanese. Uscito dalla metropoli inizio a fare i conti con buio, nebbia, umidità e tanto freddo. Ero sotto lo zero e il termometro segnava -3. A un certo punto il tepore dei guanti riscaldati sparisce, le batterie erano scariche e comincio a patire il freddo alle dita. Mi guardo intorno e mi sembra di viaggiare nel nulla, avvolto da una coltre di nebbia e gelo. Quasi una situazione folle, una specie di viaggio nel purgatorio. Ed è proprio lì che succede qualcosa di strano nella mia mente. Mentre vivo questa esperienza, mi sto anche osservando. Ed è lì che capisco che non sto solo andando, ma sto anche attraversando. È qualcosa veramente di incredibile, di magico. Quindi il piacere di sentirsi l'aria d'orso, inebriarsi di profumi mentre sei in una piccola stradina che attraversa un bosco, sentire il profumo della pioggia sulla terra bagnata, percepire autenticamente il posto che stai attraversando con tutto te stesso, con i tuoi sensi sollecitati al massimo. Questa per me è una delle prime ragioni per cui adoro andare in moto. La seconda ragione è moto uguale terapia. Moto uguale terapia. La moto l'associo a quello che mi ha dato quando la vita in un certo momento ha iniziato a traballare. Quando comprai il mio primo Transalp 600 nel 97-98 non era solo entusiasmo, era la conseguenza di un periodo un po' particolare, un piccolo terremoto personale. Avevo bisogno di rimettere in fila qualcosa e senza saperlo la moto stava diventando uno strumento per farlo. Perché la moto è socializzazione, sì, ma è anche ricerca di solitudine. Sei lì fuori esposto con il corpo al mondo, aria, vento, odori, pioggia, asfalto, caldo, freddo e nello stesso momento dentro al casco succede una cosa strana. La testa si raccoglie, i pensieri non spariscono ma cambiano forma, diventano più nitidi, più ordinati, come se il rumore di fondo venisse abbassato. E non è solo poesia da motociclista che se la racconta, quando sali in sella si accende davvero qualcosa. C'è un tipo di attenzione che la moto pretende e che nessun altro mezzo ti chiede allo stesso modo. In auto puoi guidare e stare altrove, distrazioni, automatismi, aiuti alla guida. La macchina ti porta spesso, anche se tu in un certo senso sei mezzo presente e mezzo assente. In moto no. No, non puoi essere assente, sei in pericolo, sei presentissimo, punto e basta. E questa presenza continua, quella concentrazione obbligatoria, quella qui e ora, è un lavoro mentale potente. Uno studio condotto presso un'università giapponese ha osservato che tornare a guidare regolarmente, anche dopo anni, stimola la corteccia prefrontale e migliora funzioni cognitive come attenzione, memoria e flessibilità mentale, anche con tragitti brevi ripetuti nel tempo. Tradotto in lingua nostra, lingua motociclistica, la moto ti costringe a tenere acceso il cervello e quel cervello acceso poi te lo porti dietro. Non è che diventi più intelligente perché hai una moto, è che diventi più presente probabilmente, più reattivo, più sul pezzo. È la famosa terapia del vento, solo che detta bene non significa fuga, significa immersione. Quando sei in viaggio, se penso al sud-est asiatico, ma vale ovunque, ogni senso lavora, senti il cambio della temperatura quando sali in quota, quando ti entrano addosso profumi e puzze, mercati, foreste, spezie, benzina e intanto il paesaggio ti prende a schiaffi in faccia. Questo me lo ricordo in India e Nepal in modo particolare. È un sovraccarico sensoriale che ti riporta immediatamente nel presente e il presente per molti di noi è già metà della cura. In più c'è il corpo. Guidare non è solo stare seduti e basta, è equilibrio, micromovimenti continui, coordinamento mano e occhio, riflessi, gestione del peso, uso simultaneo di mani e piedi, decisioni rapide. Non è palestra, ma è una forma di allenamento reale, costante. E se la moto la usi davvero, anche solo per andare a lavoro, qualcosa cambia. Nella prontezza, nel coordinamento e pure nell'umore. Perché sì,
In sella spesso sei più felice, non nel senso zuccheroso del termine, ma nel senso pratico, meno stress, più lucidità, più spazio mentale. E non è da giovani o da chi ricomincia tardi o inizia più avanti con l'età. Puoi sentire i benefici a patto che la moto diventi una pratica. Quindi penso ancora ad una frase che anni fa con un vecchio amico avevo l'abitudine di pronunciare tutte le volte che si partiva in moto per un lungo viaggio. Ed ora tutto alle spalle. Non era una frase fatta, era un gesto mentale, era decidere che da quel momento il passato restava dietro, le preoccupazioni si facevano più piccole e davanti c'era solo strada, presenza e vita vera. La terza ragione per cui amo andare è perché moto uguale viaggio, uguale cultura. La moto è viaggio, la moto è esperienza culturale, la moto è natura e questa cosa per me non è uno slogan, è un pensiero fisso che gira in testa tutto l'anno. Quale sarà la prossima meta? Come posso organizzarmi al meglio? Che cosa mi manca davvero? Quale accessorio mi salva la giornata? Una volta era la mappa cartacea, piegata più di 1000 volte. Oggi è tutto più digitale, certo, ma il meccanismo mentale è identico. La moto ti mette in modalità partenza anche quando sei fermo, perché la moto è viaggio, non vuol dire per forza attraversare un continente, vuol dire pensare al weekend, a qualche centinaio di chilometri da casa con la stessa fame con cui pensi a un viaggio extracontinentale in un mondo che non conosci. Vuol dire guardare la cartina e non vedere solo strade, vedere possibilità, vedere opportunità. Vuol dire che la moto ti rende predisposto, ti apre, ti rende disponibile ai saluti, ai sorrisi, alle chiacchiere improvvise. È lì che ti accorgi che la strada non è solo asfalto, è contatto umano. Sono le mani dei bambini che cercano la tua mano mentre passi tra i villaggi e la sosta piccola, quella vera, per un tè bevuto in piedi, senza nemmeno sapere come si chiamava esattamente il posto in cui ti trovavi, e lo sguardo di un anziano monaco tibetano raccolto in preghiera, me lo ricordo bene, con il mulinello di preghiera che gira tra le dita, incrociato durante una dura salita in mezzo a yak e marmotte verso i 5000 metri di uno dei tanti passi himalayani. E in quel momento capisci una cosa semplice: tu non stai visitando un luogo, lo stai attraversando, ci stai dentro, sei permeabile, te lo fai entrare addosso. E anche per questo che sui miei diari, oltre i 20 anni, scrivevo una frase che oggi riscriverei uguale. Viaggiare in moto significa lasciare a casa un'altra identità che osservi da lontano, mentre sei completamente immerso in altre logiche e priorità. In moto perdi pezzi di te che non servono e ti restano addosso solo le cose essenziali. E questa magia non vale solo per l'Asia o per l'Himalaya, ha un sapore enorme anche quando ti stacchi dalla realtà per una pausa breve, prendendo il tuo mezzo e puntando il mare, la montagna, un lago, seguendo le strade sinuose che ti rimettono in ordine l'anima. Vuol dire partire presto, prendersi l'alba come un regalo e poi recuperare tempo nel modo più bello, macinando chilometri perché hai voglia di uscire dall'Italia e in un solo giorno ritrovarti in un altro mondo, in un altrove, magari nel nord Europa, con un'aria diversa, con una luce diversa, con altre facce e altri ritmi. Vuol dire sporcarsi, contaminarsi in senso buono da ogni cosa: pioggia, polvere, odori, lingue, silenzi, confini e imprevisti. E a proposito di imprevisti, mi torna sempre in mente una frase nata in un concorso che organizzammo anni fa con l'amico Claudio Cardelli e Simone Marchetti. Vinse una ragazza motociclista scrivendo: ogni volta che mi sono persa ho trovato strade migliori. E con la moto è anche questo, una grande opportunità, un mezzo immensamente più potente del più potente dei motori. Potente non per i cavalli, ma per quello che ti fa vivere brividi veri fatti di incontri, natura e cultura e di quella sensazione rara di essere finalmente nel posto giusto mentre ti stavi in momento. Quarto punto, la moto è esercizio di essenzialità. La moto è sì, un vero e proprio esercizio di essenzialità. Anche con la moto più comoda del mondo, gli spazi sono quelli che sono, limitati, fisici, non negoziabili. E questa è una delle sue lezioni migliori. Se viaggi in due, devi dividerti valigie e volumi.
quindi devi scegliere davvero. Se come me, oltre a viaggiare in due, vuoi anche vivere la tenda, allora nel conto entrano anche il sacco a pelo, il materassino, l'attrezzatura e ogni singolo oggetto diventa una decisione. Se poi ami anche la cucina da campo, aggiungi fornello, moka, pentolino, cibo, un altro livello di peso e di ingombro, quindi un altro giro di selezione. Con Barbara per anni abbiamo viaggiato su mezzi distinti. Lei caricava il suo e io caricavo il mio. E continueremo a farlo. E questo ci ha semplificato la vita, ma appena ti ritrovi a dover fare i conti con spazi più stretti, parte il vero esercizio. Prima aggiungi, perché sulla carta serve tutto, e poi quando vedi che non ci sta, inizi a togliere. E togliere è la parte interessante, perché ti obbliga a distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che è solo comfort mentale. Il viaggio di quest'estate in Marocco, ad esempio, è stato anche questo, un continuo lavoro di sottrazione. All'inizio vuoi portare dietro mezzo mondo, poi capisci che il limite non è un nemico, è una guida, ti porta all'osso, ti chiede ok, ma davvero ti serve? E ogni volta che rispondi con sincerità stai facendo un esercizio di vita, non solo di logistica. Me lo ricordo benissimo anche in Nepal. Partì dall'Italia con un bagaglio minuscolo, davvero poca roba e soprattutto poco appariscente. E mi accorsi subito di quanto fosse stato liberatorio. Meno cose da gestire, meno cose da controllare, meno ansia da dove ho messo e più spazio mentale per guardare, ascoltare, stare dentro alle giornate. Avevo un paio di vecchi scarponcini che avrei potuto lasciare a casa, ma mi piacevano proprio perché erano consumati e vissuti, raccontavano qualcosa. A un certo punto si ruppe la suola e quella rottura, che in un altro contesto sarebbe stata solo una seccatura, diventò un regalo. Mi fermai da un artigiano, da un calzolaio in un villaggio remoto, me li feci riparare e io mi portai a casa un'esperienza di contatto umano che non avrei mai programmato, mai potuto programmare. Ecco quando dico essenzialità, non è solo viaggiare leggeri, ma lasciare spazio a maggiori esperienze e vivere il tutto forse più intensamente. Punto numero 5, la moto è pienezza. La suoni come un pianoforte e usi tutti gli arti, fisica e corpo sono un tutt'uno con il mezzo. La moto è pienezza e simbiosi. La suoni effettivamente come un pianoforte e usi tutti gli arti. Fisica e corpo diventano un tutt'uno con il mezzo e la ricerca di un equilibrio armonico. La strada e lo spartito, salite, discese e curve sono le note musicali. Usi le braccia e le gambe, usi il peso del tuo corpo, assecondi o contrasti il vento, osservi l'asfalto e la linea davanti a te e pennelli le curve come un artista stende la sua opera su un quadro. È una ricerca armonica fatta di scelte continue e di sensibilità. Il dosaggio della potenza, lì, tutta nella mano destra, il freno motore, la calibrazione della frenata, la decisione se agire più con l'anteriore o più col posteriore. È un equilibrio che non è mai statico, è movimento, adattamento, ascolto. E per chi va in moto questa cosa si genera quasi in automatico, senza pensarci troppo, come un pittore che non conta i gesti, ma interpreta ciò che ha davanti. Dentro a tutto questo c'è anche il sound, perché il motore non è solo rumore, è il linguaggio, ti parla, ti dà feedback, ti dice che sei nel regime giusto, se stai chiedendo troppo o troppo poco, se la moto è in tiro o se stai guidando spento. E quando trovi il ritmo giusto, gas, cambiata, freno motore, quel sound diventa parte della musica. Non lo subisci, lo usi, lo ascolti, lo godi. È come avere un metronomo vivo tra le gambe e ti accorgi che anche l'orecchio guida, non solo le mani. E poi c'è l'aspetto che secondo me è il più bello. È un'esperienza in cui il nostro movimento del corpo aiuta il mezzo a performare al meglio. Non basta sapere come si usano i comandi, serve sapere come si usa il corpo per migliorare la dinamica della moto e la sicurezza della guida. Scendere in piega spostando il corpo per cambiare il baricentro e rendere la moto più stabile è come sentirsi parte del mezzo, non un passeggero. Ti muovi di pochi centimetri ma cambi la traiettoria, cambi la fluidità, cambia la stabilità e lì capisci che la moto non è solo cosa fai con le mani, è cosa fai con tutto te stesso.
quando inizi a padroneggiare davvero questa abilità, quando senti che entri in curva pulito, leggero, preciso, senza forzare, e la moto ti segue come se foste un unico oggetto, succede una cosa difficile da spiegare a chi non guida. Godi da matti, perché non è solo prestazione, non è solo tecnica, è la sensazione rara di essere sincronizzato con la strada, con il mezzo, con il tuo corpo, con la tua mente. Per qualcuno tutto questo può significare stress. Per chi invece sente le pulsare le emozioni è l'opposto, è la sintesi di un grande piacere, una poesia d'amore che da fuori sembra fatta di fatica e sofferenza, ma che da dentro è espressione pura di qualcosa che ti viene naturale, perché stai semplicemente interpretando la strada. Punto numero 6. Il motociclista è il cavaliere moderno. E lo dico senza retorica. È proprio, come dicevamo, la sensazione fisica e mentale che se viaggi spesso prima o poi appunto ti prende. Un centauro contemporaneo che non usa la moto, ma in qualche modo ci si fonde. E non è solo un modo di dire, è quel rapporto profondo mezzo-uomo che somiglia per istinto al legame cavallo-cavaliere, fiducia, controllo, rispetto e cura. Mi è capitato tante volte, soprattutto nei viaggi in solitaria, di entrare in un luogo nuovo con quella spinta di gas che mi ricordava il trotto di un cavallo. Non per andare forte, ma per avanzare con ritmo, presenza e quella sensazione di esplorazione che ti mette addosso una specie di fierezza. Indossi abbigliamento protettivo, quasi un'armatura, e senza accorgertene cambi postura, diventi più dritto, più attento, più composto. E sì, ci sta anche un pizzico di orgoglio, non vanità, ma quella fierezza tranquilla di chi sta facendo qualcosa che richiede coraggio, disciplina e testa. Un po' come un cavaliere. Non a caso ci chiamano centauri. Il termine arriva dalla mitologia greca. Creature metà uomo e metà cavallo, un corpo unico, ed è esattamente l'immagine giusta, perché in moto l'estensione non è solo meccanica. È percettiva. La moto diventa prolungamento del tuo corpo. Senti l'asfalto, senti le micro variazioni, senti la reazione del mezzo e reagisci tu. Come un guerriero che non separa più se stesso dalla montatura. È una forma di centratura. In sintesi, il motociclista moderno rispecchia l'ideale del cavaliere antico perché vive un legame profondo col proprio mezzo. Porta con sé un codice di rispetto verso la strada e verso gli altri e appartiene a una comunità che, quando serve, sa essere concreta. Cambiano i secoli, cambiano i mezzi, ma certe cose restano identiche. Dedizione, dignità del viaggio e quella voglia di avanzare con lo sguardo alto. La moto è socializzazione, questo è il settimo punto. La moto è socializzazione, incontri, simpatia, rapporti, solitaria o gruppo. E la cosa buffa è che lo è anche quando sei da solo, perché la moto ti mette addosso una specie di apertura che in auto appunto non esiste. Sei visibile, sei vulnerabile, sei umano, sei simpatico, sei buffo. Non arrivi dentro una scatola. Arrivi come persona, come motociclista, come qualcosa di speciale. E questo cambia tutto. In moto incontri gente per davvero, capita alla pompa di benzina, quando uno ti chiede che moto è, da dove vieni, dove vai. Capita al bar, quando parcheggi e qualcuno ti fa un cenno, come a dire so cosa significa. Capita in cima a un passo, quando due parole con uno sconosciuto diventano complicità. 20 minuti di chiacchiere, poi ognuno riparte, e quel piacere semplice del riconoscersi al volo. La moto genera simpatia, i bambini ti guardano come se fossi un personaggio, ti salutano, cercano la mano. In certi viaggi, in certi villaggi, basta passare perché qualcuno ti fermi per dirti ciao, per farsi una foto, per ridere 2 minuti insieme a te. E tu, anche se sei stanco, sorridi per forza, perché è contagioso. È come se la moto, invece di creare distanza, creasse un ponte immediato e facilitasse i rapporti. Poi c'è la socializzazione tra motociclisti, quella tribù che non ha bisogno di spiegazioni. La senti, il saluto
in strada, l'occhiata, il gesto, anche quando non ti fermi, sai che è un codice comune. Più è sfidante l'avventura, più è facile sentirsi uniti. Quando la strada è comoda, tutto fila liscio, stai bene, certo, ognuno resta nel suo mondo. Quando invece c'è da stringere i denti, freddo, pioggia, neve, difficoltà vere, succede qualcosa. Se penso ai raduni invernali, ad esempio, la gente si compatta, lì l'unione non è amicizia da bar, è fratellanza per la situazione, perché hai condiviso uno sforzo, una piccola impresa e questo crea legami immediati. Non serve parlare troppo, basta esserci, fare, aiutarsi, ridere di quello che ti stava per far mollare mezz'ora prima. Per me socializzazione spesso significa proprio questo, vivere anche la tenda in solitaria, godermi i miei silenzi, arrivare con i miei tempi, ma poi assaporare il momento in cui condivido qualcosa con gli altri. Anche solo una merenda, un tè caldo, un caffè, una battuta con i compagni. E la cosa più interessante è che la moto ti socializza anche quando scegli la solitudine. Perché viaggiare da solo non significa essere isolato, significa essere disponibile a tutto. Senza la bolla di un gruppo, gli incontri entrano più facilmente nella giornata e tu vivi un paradosso bellissimo. Parti da solo per stare in pace e finisci per conoscere più persone di quante ne avresti conosciuto in qualunque altra condizione. La moto è scomodità. Partiamo da questo assunto, chiaro e incontestabile. Se vuoi la comodità, non scegli la moto, perché la moto non è il mezzo comodo, è il mezzo più scomodo o uno dei più scomodi. È quello che ti espone, ti stanca, ti raffredda, ti bagna, ti scuote. È quello che ti fa arrivare con i polsi indolenziti, con le gambe pesanti, con il collo che ha lavorato contro il vento per ore. Questa verità la capisci ancora meglio quando vedi certe imprese fatte con mezzi impensabili o amici e conoscenti che hanno scelto la strada più scomoda non perché non potessero fare diversamente, ma perché volevano farla così per principio, per scelta, per gusto, per sfida. Un amico ha realizzato ad esempio la Perugia-Pechino in motorino e l'anno scorso ho conosciuto un ragazzo che si è allestito un ciao per le mototendate invernali. Ecco, comprendi quello che voglio dire? Non è solo andare, è scegliere un limite e in un certo senso conviverci e trasformare la difficoltà in opportunità, in parte del viaggio, non in un ostacolo da eliminare. Potrei citare 1000 esempi e tutti raccontano la stessa cosa, scomodità e sacrificio. Sì, ma anche programmazione, testa e rispetto anche un po' per le regole, se proprio vogliamo darcele. Perché quando giochi con il freddo, con le distanze, con la stanchezza, non vinci con l'ego, vinci anche con un po' di disciplina, con regole e con un po' di programmazione. Nono ragione, nono punto per cui mi piace andare in moto riguarda il tema del, io la chiamo motoderiva o raid. La moto è anche allenamento agli obiettivi, abbiamo detto, e talvolta disciplina. E qui secondo me le strade si dividono in due macrofazioni. Usando una similitudine marinaresca, c'è chi preferisce andare alla deriva, al motocazzeggio, o chi invece vive la moto come un raid con rotta e tabella di marcia. Le emozioni ci sono in entrambi i casi, cambia solo il modo in cui le vivi e come ovviamente te le vai a cercare. Nel primo approccio, quello che chiamerei motoderiva, appunto motocazzeggio, c'è un lusso raro. Prescindere da tempi e chilometraggi. Vai dove ti porta il cuore, o meglio, vai dove ti porta la curiosità del momento. L'obiettivo non è arrivare da qualche parte, l'obiettivo è restare aperti, tenere il cuore e la testa disponibili giorno dopo giorno a ciò che capita, all'incontro non previsto, alla sosta fotografica che può durare anche mezza giornata o una giornata intera, perché la luce è perfetta e non hai nessuna voglia di correre. Oppure la possibilità di imboccare la straduncola che vedi all'ultimo secondo e senza sapere dove ti porta e poi scopri che ti ha regalato un panorama, un villaggio, un incontro, una storia incredibile. Oppure, certo, scopri che è stata una delusione, ma ci sei andato e non ti è rimasto il dubbio addosso. La motoderiva è un modo di viaggiare che ti educa all'ascolto del meteo, del corpo, dell'istinto, dei segnali. È quasi una pratica, meno controllo, più presenza. Il secondo approccio è quello dell'obiettivo sotto forma di raid.
Qui la disciplina diventa parte del gioco. Nei casi più spinti diventa anche un impegno pubblico, con gli altri e con te stesso, quando condividi soprattutto una mappa in anticipo. Caro mondo, questo è il percorso che realizzerò. E allora ogni punto è programmato, tappe, chilometri giornalieri, orari e spesso anche campeggio, hotel, tutto prenotato. Il RAID ti dà una cosa precisa: accelerazione. Ti permette di comprimere il tempo e in un certo senso di garantirti, o a volte anche di illuderti, che macinando più strada amplifichi inevitabilmente l'esperienza. Però è anche vero che oggettivamente un raid può farti passare in poco tempo tra nazioni diverse, paesaggi diversi, lingue diverse, culture diverse, e questo quando funziona è un'esplosione. Ti svegli in un posto e vai a dormire in un altro, completamente diversi tra loro. Per me non esiste la formula migliore. Ho vissuto raid e ho vissuto motoderive e ti dico la verità, io assecondo quello che desidero, senza rinunciare né all'una e né all'altra modalità, e spesso miscelando un po' il tutto. Non sono fanatico di una o dell'altra fazione, non mi schiero. A volte ho bisogno di libertà totale, a volte ho bisogno di una rotta che ti tira fuori da pigrizia e indecisione. Cambia con l'età, cambia con il periodo, cambia con lo stato mentale. Se devo dirla tutta, oggi la mia esperienza mi porta spesso a escludere la mappa condivisa a monte. Forse porta sfiga, o forse semplicemente non ho voglia di preconfezionare il viaggio in quel modo. Perché prendermi quell'impegno? Perché mettermi addosso quella gabbia? In realtà è solo la mia modesta opinione e come sempre vi invito a scrivere la vostra opinione nei commenti se siete più da motoderiva o motocazzeggio o più da raid. O anche voi mischiate le due cose a seconda del momento. La 10ª ragione riguarda l'arte della personalizzazione e l'arte della riparazione della moto. Qui si apre un tema enorme, la filosofia del saper riparare una moto, più in generale, del metterci le mani. E secondo me il modo più chiaro per capirlo è mettere due mondi un po' a confronto. Secondo me sono quello di Pirsig e Giorgio Bettinelli. Pirsig in Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta e la scuola del capisci il mezzo, rappresenta un po' questa scuola. Non perché devi diventare un meccanico, ma perché imparare a conoscere la moto, a manutenerla, a risolvere un problema ti rende più autonomo, più presente, più lucido. Secondo Pirsig è un modo di stare nella vita. Se qualcosa non funziona, non scappi, ti fermi, osservi, ragioni, sistemi. Bettinelli invece in qualche modo io lo riconduco all'esatto contrario. Lui ha girato il mondo in Vespa e della meccanica in sostanza non gli importava nulla. Non era il suo centro, non era il suo linguaggio, non aveva quella spinta a riparare, a smontare, a capire. La Vespa era un mezzo per attraversare il mondo e incontrare persone, non un oggetto da studiare, ma da amare sicuramente. Se c'era un problema lo risolveva nel modo più umano e semplice, qualcuno lo avrebbe aiutato, un'officina l'avrebbe rimesso in strada. E questa attenzione non è una colpa, è una scelta di stile. Pirsig cerca libertà attraverso la competenza, Bettinelli cerca libertà attraverso il lasciandare il controllo e affidarsi al viaggio e alle persone. Però al di là del saper riparare e del metterci le mani davvero, c'è una cosa che mette d'accordo praticamente tutti: la personalizzazione della moto. Credo che 100 motociclisti su 100 lo facciano. Anche solo un adesivo, un dettaglio diverso, un piccolo accessorio, vogliono e vogliamo che la moto parli di noi. È naturale, è quasi scontato. Nel mondo custom questa cosa è poi portata alla massima potenza. Lì la moto diventa una dichiarazione di identità, estetica, pura, stile, scelte radicali, ma esiste anche la customizzazione da viaggio, che è meno scenografica e più, se vogliamo, funzionale, eppure racconta tantissimo. Borse, borselle, borsine, portaattrezzi, paracarene, parafari, staffe, setup di peso, distribuzione dei volumi. Dietro veramente c'è un mondo e si vede subito la differenza tra chi butta su qualunque roba e chi invece ci ragiona.
C'è l'accrocchio messo lì un po' a caso, giusto per avere qualcosa, e poi c'è la scelta più costosa, più tecnica, più consapevole, più matura. Spesso lo noti al volo dalle borse e dalle valigie laterali, devo dire. Lo noti da mettere o non mettere il top case, oppure usare il borsone. Lo noti da come uno carica, da come uno distribuisce, da quanto è pulito il setup o quanto è in qualche modo improvvisato. E non lo dico per giudicare, lo dico perché anche questo è il linguaggio. Anche questo racconta come vivi la moto e il modo in cui diciamo questa moto è mia. E secondo me è uno dei motivi per cui la moto non è mai solo un mezzo, è identità, è espressione e storia. Bene ragazzi, io ho voluto raccontarvi questi punti, ma potremmo aggiungere altro e tanto altro ancora. Spero che vi siate riconosciuti almeno in uno di questi punti. Fatemi sapere come la pensate, ditemi anche se c'è un argomento specifico che vorreste trattare in questi motopipponi che ogni tanto appunto ci saranno sul canale. Ci vediamo alla prossima e buona strada a tutti!